Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un secondo appuntamento settimanale. Lunedì ve l'avevo detto, no? Quindi eccoci nuovamente qui tutti insieme. Oggi realizzeremo una borsa molto, ma molto e dico molto particolare, non solo per la lavorazione del corpo borsa punto chevron, ma lasciamo stare il punto chevron, parlo proprio della tecnica con cui è stata costruita la borsa e anche per via della realizzazione del manico molto particolare, per cui vi invito a seguire passo passo il tutorial per non saltare alcun step. Tutti gli step di questo video sono molto importanti. Che dirvi, oltre ad essere una borsa particolare, è molto comoda, capiente, super estiva, sicuramente da sfruttare tutti i giorni ed è quello che sicuramente farò io quest'estate 2023. Ma andiamo direttamente all'occorrente. Per realizzare questa bellissima borsa ho scelto ancora una volta la Utah Soft di Borgo dei Pazzi Firenze. Al contrario della Sandbag ho utilizzato due colorazioni ben differenti, la colorazione numero 7 che è questo bellissimo blu e questa bellissima colorazione verde che trovate col codice 2, uncinetto utilizzato numero 4,5. Ho utilizzato, come avete visto, ben due rocchie, due tonalità diverse, ma anche qui potrete sbizzarrirvi, potrete utilizzarne anche 3, 4, insomma non dico una perché poi la trama del punto chevron non viene messa in risalto, quindi almeno vi consiglio due colori. Poi se volete una borsa super colorata anche 3 o 4. Potete reperire le rocchie di Utah, che vi ricordo essere ammorbidita e cerata, il che significa che rende piacevole la lavorazione della Utah stessa, sullo shop borgodepazzi.com, e anche quest'oggi abbiamo uno sconto davvero super, uno sconto del 15%. Basta inserire il codice sconto Utah Soft 15 e riceverete lo sconto solo sulla Utah e solo per oggi. Tra l'altro, se superate i 50 euro riceverete la spedizione gratuita. Mi raccomando, se la borsa e il video ti sono piaciuti, lascia un bel pollice all'insù, fammi sapere cosa ne pensi, se provi a replicarla mi raccomando fammela vedere, inviami le tue foto, taggami sui post su Instagram, insomma iscriviti anche al canale per non perderti il progetto di lunedì. E sì, anche la prossima settimana avremo un doppio appuntamento settimanale. Innanzitutto ci vedremo lunedì perché ho realizzato un accessorio fantastico che può avere tanti utilizzi, ma soprattutto è un accessorio che ho pensato per questo progetto, proprio una chicca da non perdere. A questo punto, sigla! Faccio un cappio e avvio 56 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 56esima catenella. Adesso aggiungo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Prendo il filo, entro nella quarta, quindi nella 56esima, prendo il filo e chiudo solo le prime due asole. Ripeto la stessa operazione nella catenella successiva, chiudo solo le prime due asole. Quando ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutto. Fatta la prima diminuzione, vado a lavorare 5 punti alti nei prossimi 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5.
Nella catenella successiva lavoro 5 punti alti, tutti nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5. Poi riparto nuovamente con il lavorare 5 punti alti consecutivi. 1, 2, 3, 4, 5. E poi nelle prossime 5 catenelle andremo a fare 5 punti alti chiusi a metà, quindi una diminuzione. Prendo il filo, entro nella prima catenella e chiudo soltanto le prime 2 asole. Ripeto per altre 4 volte. 2, 3, 4 e 5. Mi ritrovo 6 asole sull'uncinetto, prendo l'aiuta e chiudo tutto. Continuiamo per i prossimi 5 punti, facciamo un punto alto in ciascuna catenella, 2, 3, 4, 5. Dopodiché nella catenella successiva andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto prima, quindi un aumento di 5 punti alti, una sequenza di 5 punti alti, una diminuzione di 5 punti alti e così via. Non dobbiamo fare altro che ripetere un aumento, 5 punti alti, una diminuzione fino a terminare tutta la riga. Ci vediamo qualche catenella prima perché dobbiamo vedere insieme come terminarla. Sto terminando questa primissima riga, quindi in totale ho fatto 1, 2, 3 aumenti di 5 punti alti e 1, 2, 3 diminuzioni sempre di 5 punti alti. Al termine, dopo aver fatto la diminuzione, ci rimarranno le ultime 6 catenelle. Nelle prime 5 andiamo a realizzare un punto alto, 1, 2, 3, 4 e 5, mentre nell'ultima catenella andiamo a fare un aumento di 3 punti alti. 1, 2, terzo ed ultimo punto alto. Questo sarà il risultato della prima riga con una delle varianti del punto chevron. Si vengono a formare appunto queste onde. Ora, durante la seconda riga dobbiamo ripetere esattamente questo schema. Facciamo una catenella e ritorniamo indietro a punto bassissimo, per cui entro nel primo punto e chiudo. Mi raccomando, non stringete la mano di lavorazione perché già il punto bassissimo tende di suo a stringere. Quindi vado a lavorare esattamente un punto bassissimo in ciascun punto sottostante, anche sul ventaglio dei 5 punti alti. Ok, quindi continuiamo così anche per questa riga. Sono al termine della riga, attenzione qui perché faremo un punto bassissimo sia nella prima diminuzione fatta di inizio riga, quando abbiamo chiuso insieme 2 punti alti, sia nella terza catenella.
quindi entriamo proprio nella terza catenella e facciamo un punto bassissimo. Con questa seconda riga a punto bassissimo è come se fossimo ritornati indietro al punto di partenza. Infatti faremo una catenella e avvieremo il secondo giro a punto chevron proprio da qui. Dove abbiamo fatto la diminuzione faremo la diminuzione, dove abbiamo fatto l'aumento faremo l'aumento, però durante questa riga cambia qualcosa, per cui attenzione a questo passaggio perché poi lo ripeteremo per le righe successive. Intanto nelle 3 catenelle al di sotto andiamo a ripetere 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi prendo il filo e questa volta vado a diminuire 3 punti alti consecutivi. Quindi entro nel primo e chiudo le prime 2 asole. Entro nel secondo e chiudo le altre 2. Entro nel terzo punto e chiudo le altre 2. Questa volta avremo 4 asole sull'uncinetto. Riprendiamo il filo e chiudiamo tutto. Come notate sto lavorando punti alti sui punti alti, i punti bassissimi li ho dietro. Poi fatto questo vado a lavorare sempre i 5 punti consecutivi, 1, 2, 3, 4, 5 e nel punto successivo che coincide con il terzo punto del ventaglietto vado a fare l'aumento di 5 punti alti, quindi entro e ripeto 1, 2 nello stesso punto, 3, 4 e 5. Fatto questo ripeto i 5 punti consecutivi, 1, 2, 3, 4, 5. Dopodiché chiaramente andremo a fare la diminuzione, per cui intanto chiudiamo il primo punto alto a metà, prendo il filo e chiudo le prime 2 asole. Ripetiamo per una seconda volta, per una terza volta, per una quarta volta, per una quinta ed ultima volta. Abbiamo 2, 4, 6 asole, riprendiamo l'aiuta e chiudiamo esattamente tutto. Dopo ogni aumento e diminuzione lavoriamo sempre i 5 punti alti consecutivi. 2, 3, 4 e 5. E proprio come prima ci ritroveremo nel terzo punto alto del ventaglietto al di sotto e qui faremo nuovamente l'aumento. Anche in questo caso possiamo continuare da soli ripetendo sempre lo stesso schema. Al termine di questa quarta riga, dopo aver fatto l'ultima diminuzione, ci rimarranno 6 punti. Nei primi 5 lavoriamo un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Nell'ultimo punto andiamo a lavorare un aumento di 3 punti alti, 1,
2 e 3. Perfetto. All'inizio avevamo fatto una diminuzione di 3 punti alti, alla fine invece abbiamo aumentato sempre di 3 punti. Bene, questa ultima riga, insieme alla riga a punto bassissimo, dobbiamo ripeterla per le righe successive. Intanto andiamo a fare una catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo la quinta riga a punto bassissimo, per cui per ogni punto andiamo a fare un punto bassissimo, proprio come abbiamo fatto poco fa. Faccio il punto bassissimo sia sulla diminuzione che ho al di sotto, sia sulla terza catenella, però siccome devo effettuare il cambio colore non chiudo con il verdino ma prendo la variante blu, quindi faccio un cappio e faccio passare attraverso le asole il blu. Bene, iniziamo adesso la riga successiva a punto chevron. Proprio come prima faccio 1, 2, 3 catenelle. Giro il mio lavoro. Proprio come prima vado a fare una diminuzione di 3 punti, entro nel primo e chiudo le prime 2. Entro nel secondo e chiudo le altre 2. Entro nel punto successivo e chiudo le altre 2. Ho 4 asole, chiudo tutto. Non facciamo altro che ripetere la riga precedente, la terza. Poi di nuovo 5 punti alti, 1, nel punto successivo lavoro 5 punti alti nello stesso punto, poi nel punto successivo parto con il primo di 5 consecutivi, e dopo aver fatto l'aumento facciamo la diminuzione, quindi andiamo a chiudere 5 punti alti insieme. 1, prendo il filo, chiudo tutto e poi riparto proprio come abbiamo fatto prima. Notate come il lavoro sta crescendo in maniera corretta, quindi è importante fare le 3 catenelle, la diminuzione ad inizio riga, procedere. Anche in questo caso ci rimarranno gli ultimi 6 punti, nei primi 5 andremo a lavorare un punto in ciascun punto e nell'ultimo faremo 3 punti alti. Ritorniamo indietro a punto bassissimo e poi ci vediamo nella riga successiva. Non perché bisogna apportare qualche modifica al punto di lavorazione, assolutamente no. Apporteremo un altro tipo di modifica. Ci vediamo durante la settima riga. Bene, ho iniziato già la riga numero 7 perché non avevo nulla di nuovo da mostrarvi. Vi faccio un breve riepilogo. Ho fatto 2 aumenti, 1 e 2 diminuzioni, quindi sono esattamente a questo punto senza dirvi il numero di punti perché col punto chevron tra aumenti e diminuzioni potreste non venirne a capo. Come linea guida seguite aumenti e diminuzioni. Dovrei ripetere l'ultimo modulo di aumento e diminuzione, ma non lo faremo. Anche voi arrivati a questo punto dove andate a lavorare l'ultima diminuzione, prendete il filo, andate a fare come sto facendo io, 5 punti alti consecutivi, 2, 3, 4 e 5, e quando arrivate al ventaglietto al terzo punto dei 5 andate a chiudere la riga facendo i 3 punti alti nello stesso. 1, 2 e 3. Quindi in sostanza cosa ho fatto? Ho chiuso in anticipo la riga.
saltando così un modulo e mezzo, diciamo, per intenderci. Intanto faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto. Anche qui lavoro la diminuzione che ho al di sotto e la terza catenella, ma siccome devo effettuare il cambio colore perché ogni 4 righe lo faccio, vado a chiudere direttamente col verde. Però prima di farlo cosa faccio? Passo il blu sul davanti, così fatelo, ve lo consiglio, rientro, prendo la variante verde e faccio passare tutto e chiudo. Quindi 1, 2, 3 catenelle, giro il mio lavoro e riparto esattamente allo stesso modo. Nei primi 3 punti alti vado a fare una diminuzione. Riparto lavorando un punto alto in ciascuno dei 5. Nel terzo punto del ventaglio al di sotto lavoro l'aumento di 5 punti alti, un punto nei prossimi 5, e poi concludiamo la sequenza con la diminuzione. E ripartiamo praticamente dai 5 punti, dal ventaglio, 5 punti, diminuzione, 5 punti, e quando arriviamo all'ultimo punto dei 3 andiamo a lavorare 3 punti alti e poi riga punto bassissimo e si ricomincia. Credo che tutto sia abbastanza chiaro, quindi a questo punto vi direi di continuare così per questa nona riga che abbiamo iniziato insieme e per il numero di righe che vi scrivo lì sullo schermo. Quelle righe non solo comprendono il punto chevron, ma anche la riga a punto bassissimo. Bene, ho terminato le mie righe, mi ritrovo alla riga numero 21, l'ho quasi completata, ma la completeremo insieme perché dobbiamo andarci a ricavare la zona che prima avevamo eliminato. Dopo aver fatto i 3 punti nell'ultimo punto, aggiungiamo 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 16ª ed ultima catenella. Giriamo il nostro lavoro, aggiungo una catenella per ritornare indietro a punto bassissimo. A partire dalla seconda prendo l'aiuta e chiudo. 1, 2, 3, 4, 16ª ed ultima catenella e poi continuiamo la nostra solita lavorazione sui punti che abbiamo al di sotto. 1, 2, quando arriviamo al termine della riga la iniziamo e ci vediamo esattamente in questo punto prima delle catenelle, così vediamo come proseguire insieme. Quinto ed ultimo punto consecutivo. Ora ho l'ultimo punto dove prima lavoravamo sempre i 3 punti alti. Proprio lì invece andiamo a fare 5 punti alti. 1, 2, tutti nello stesso punto, 3, 4, 5. Dopo il ventaglio andiamo a lavorare i 5 punti consecutivi. Vado a prendere entrambe le asole, le maglie sono un po' strettine, ma
pazienza. 1, e 5, perfetto. Dopodiché abbiamo la sequenza delle diminuzioni, 5 consecutive, quindi 1, chiudo tutto, ci rimarranno gli ultimi 6 punti. Provate a contare: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nei primi 5 lavoriamo un punto alto, e nell'ultimo andiamo a fare 3 punti alti. 1, 2, 3. Catenella, possiamo girare il lavoro e ritornare indietro a punto bassissimo per poi ricambiare il colore e andare a sviluppare quello che avevamo fatto prima. Come notate, ho risviluppato la zona che avevo eliminato prima. Avete visto? È stato davvero facile. Dobbiamo continuare questa lavorazione per il numero di righe che vi scrivo lì sullo schermo. Terminate tutte le righe, avremo raggiunto questo risultato. Qui abbiamo duplicato il lavoro, no? Una volta duplicato dobbiamo andare a ripetere quello che avevamo fatto proprio all'inizio. Elimineremo questa zona qui. Dunque, io ho già iniziato la riga perché comunque non c'era niente di nuovo da mostrarvi, se non questa zona qui che comunque abbiamo già visto, ma ve la rimostro. Sono esattamente alla riga numero 35. Ho fatto il primo ventaglio, la prima diminuzione, il secondo ventaglio, la seconda diminuzione e mi ritrovo a dover terminare la riga. Fatta la seconda diminuzione facciamo sempre i 5 punti alti consecutivi e quando ci ritroviamo al terzo ed ultimo ventaglietto della riga andiamo a lavorare 3 punti alti. 1, 2, 3. Poi, fatto questo, riprendiamo la lavorazione a punto bassissimo in ciascun punto sottostante, cambiamo il colore e lavoriamo in righe di andata e di ritorno soltanto su questa zona, per lo stesso numero di righe che abbiamo lavorato dall'altra parte. Una l'abbiamo già fatta, qui è blu, in quel caso è verde. Dobbiamo continuare esattamente per un totale di 15 righe, più questa sono 16, come vi dicevo lo stesso numero di righe che abbiamo proprio qui. Bene, dai che siamo quasi al termine della lavorazione. Dunque, ho terminato le righe che vi avevo indicato prima, mi ritrovo alla 49esima riga, proprio la riga dove aggiungerò le 16 catenelle proprio come ho fatto insieme a voi poco fa. Lo facciamo velocemente insieme, sempre nell'ultimo punto ho aggiunto 3 punti alti e le 16 catenelle, 2, 3, 16esima ed ultima, ma ne aggiungiamo un'altra per ritornare indietro a punto bassissimo. Giriamo il lavoro e proprio come poco fa entro nella maglia dietro e chiudo punto bassissimo. Lo stesso per il punto successivo e lo stesso per le altre 14 catenelle. Poi riprendo la lavorazione a punto bassissimo sul punto chevron, sempre con lo stesso colore vado a fare un'ulteriore riga lavorando il punto chevron e continueremo per le stesse righe lavorate da quest'altra parte, ovvero 4. Terminate queste righe abbiamo concluso la nostra lavorazione del corpo borsa. Ok, ho terminato il mio lavoro con l'ultima riga a punto chevron. Per l'ultima riga non c'è il punto bassissimo. In totale sono 55
righe. Ora ho già messo a riscaldare il ferro da stiro perché voglio dare una leggera stiratina al mio pannello. Ecco qua, guardate che differenza una volta stirato tutto il pannello. Vi consiglio di farlo sia sul fronte che sul retro. Una volta disteso per bene posso darvi anche le misure esatte. Il mio pannello misura 54 cm e mezzo per un'altezza, compresi diciamo i manici, di 34,5. Senza manici il corpo borsa ha un'altezza da 25 cm, non male come dimensioni finali di una borsa. Ho tagliato l'aiuto in verde, ho tenuto soltanto quelle in blu visto che già sono agganciata qui, no? Per cui metto i miei due pannelli dritto con dritto. Guardate come la lavorazione combacia, guardate. Ecco qui, noi andremo a cucire esattamente questa zona a zig zag. Il risultato quale sarà? Che sembrerà un'unica lavorazione senza cuciture. Per cui procediamo. Giro il mio lavoro, cucitura semplicissima, vado a cucire comunque punto con punto. Entro nel primo e nel primo dell'altro pannello, mi porto anche la coda e vado a fare un punto basso. Potete cucire a punto bassissimo, ma stringerete la lavorazione, e potete cucire con ago e filo. Siete liberi di cucire come più vi piace, quindi io procedo in questo modo. È un passaggio semplicissimo perché ci ritroviamo lo stesso numero di punti, sia da una parte che dall'altra parte. Ok, io a questo punto direi di procedere benissimo da sole per tutta la riga. Una volta terminata la cucitura vi ritroverete a lavorare gli ultimi due punti. Ve l'avevo detto, il numero di punti è uguale. Quindi ultimo punto basso, catenella, e poi vado semplicemente a rifinire la zona inferiore sempre a punto basso. Inizierei direttamente con una catenella. Quindi porto la catenella qui fuori e inizio con una catenella, diverrà un punto basso. Cambio il numero di uncinetto e passo al 3,5. Passo al punto successivo, possiamo anche passare qui tra la cucitura, intanto facciamo un punto. Punto successivo, siamo nel primo blocco in verde. Non lavorerò i punti che mi ritrovo sul bordo perché sono le catenelle di ogni riga. Se lavoro proprio qui vado a dilatare i punti e poi abbiamo sti spazietti vuoti alla base e non mi piace. Continuerò su questa riga dove ci sono praticamente i punti alti e i punti alti chiusi a metà. Quindi vado proprio alla base e lavoro un punto sempre nello stesso punto alto, un punto al centro, salto queste catenelle e vado alla base, vado a pescare il punto alto. Praticamente ho calcolato 6 punti bassi per ciascun blocco, vedete come lavoro, e non ci sono spazietti vuoti. Se lavorassi invece sulle catenelle alla base della borsa avrei questo risultato che proprio a me non piace per nulla. Preferisco lavorare come se fosse un punto a canestro, no?
prendendo i punti alti che ho al di sotto. Guardate come stiamo rifinendo in maniera perfetta. Una volta terminato il giro vado a chiudere con un punto basso in questo modo, vado a realizzare l'asola, quindi entro da qui, la tecnica che uso ormai sempre. Faccio una catenella e sono pronta per andare a cucire le due parti, quindi metto il mio lavoro in questo modo, lo piego esattamente a metà così e vado a cucire a punto basso tutti i punti. Poi vi farò vedere l'effetto della cucitura sulla parte davanti della borsa. Non sembra affatto cucita, sembra proprio un unico pezzo. Ora, se vi va, qui potete andare a realizzare il fondo. Io per questo progetto non lo farò perché ho in mente di fare un altro progetto, proprio una borsa super estiva, normalissima e comunque capiente. Se volete realizzare il fondo vi lascio qui in alto il link del video che vi mostra appunto come realizzare la base, ma siccome già quella tecnica l'ho utilizzata facciamo in questo modo. Passo all'uncinetto 4,5 di lavorazione, entro nel primo punto e nel primo punto prendo il filo e cucio a punto basso. Ad ogni modo ci sarà sempre un po' di profondità con questa cucitura. Poi punto successivo con punto successivo e procedo. Ok, posso fare una catenella di sicurezza, staccare l'aiuta e portarmela all'interno dei punti. In questo modo nascondo il filo in maniera veloce. Adesso capovolgiamo la nostra borsa. Allora, qui abbiamo la cucitura, come notate nemmeno si vede, sembra un'unica lavorazione spettacolare. E se pensate che sto dicendo il falso ve lo faccio vedere, ecco la cucitura. Praticamente da una parte all'altra non si nota la differenza, quindi questa è la zona senza cuciture. Mentre qui abbiamo la parte in basso, guardate come c'è una piccola profondità, quindi non male. Ora qui andiamo a rifinire tutto il giro sempre a punto basso, proprio come abbiamo fatto sulla zona inferiore. Riprendo sempre l'aiuta in blu, uncinetto sempre 3,5, inizio direttamente da qui così vi mostro subito il tutto. Ci ritroviamo tutti i punti alti anche dall'altra parte, quindi possiamo benissimo entrare nel primissimo. Tiro fuori l'aiuta e faccio una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Entro nella maglia successiva e faccio un punto basso. Entro in questo angolo e faccio un punto basso. Qui mi ritrovo i punti bassi e vado a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto. 2, 3, 4, 5, 6. Qui aggiungo altri 2 punti bassi per formare l'angolo, 1 e 2. Qui ci ritroviamo sui punti alti e procediamo. Intanto lavoro un punto e un altro punto sempre nello stesso punto alto per un totale di 2. Per ogni punto alto lavoro 2 punti bassi e 2. 1 e 2. 1
1, 2, 1 e 2, 1, 2 e poi ho qui le catenelle iniziali, anche qui inizio con 3 punti bassi per formare l'altro angolo e poi vado a ripetere un punto in ciascun punto. Su questa zona 2 punti per ciascun punto alto, al centro un punto basso come vi ho mostrato prima, 2 punti, un punto basso, 2 punti, un punto basso e così via fino a terminare tutto il giro. Ultimi 2 punti, 1 e 2, poi stacco l'aiuta e vado a fare l'asola alla catenella iniziale, quindi entro nel primo punto, al centro dell'ultimo e voilà, non abbiamo l'avvio, ve lo dico sempre, ma comunque vado a nascondere il filo tra i punti ed il gioco è fatto. Non ci rimane che andare a realizzare il manico, anche se in parte lo abbiamo già lavorato con la costruzione del corpo della borsa. Per la realizzazione del manico faremo una cosa particolare, giusto per non farci mancare questa parola per tutto il progetto oggi. Comunque, mi sono agganciata nel secondo punto basso dei 3 dell'angolo con una catenella. Ho eseguito esattamente 60 catenelle. Una volta fatte mi sono agganciata sempre nel secondo punto basso dell'angolo, esattamente in questo modo, quindi disfo un attimino con un punto bassissimo. Alternerò una catenella in blu e una in verde, ma non voglio staccare il filo, quindi cosa faccio? Dove dovrei fare l'altra catenella in verde vado a fare un punto bassissimo, poi vado a fare un punto bassissimo nel terzo punto, quindi mi sposto lì e parto con le 60 catenelle. 3, 4, 5, 60ª ed ultima catenella. Giro il mio lavoro e mi aggancio in questo modo, salto un punto, vado nel successivo, terzo, e chiudo punto bassissimo. Poi anche qui vado nel punto successivo e lo salto, vado nel successivo e da qui faccio partire nuovamente 60 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e così via, e continuerò in questo modo per tutti i punti che mi ritrovo sia da una parte che dall'altra parte. Ok, in totale ho fatto 10 catenelle in blu, l'ultima l'ho chiusa proprio qui con un punto bassissimo nel secondo punto dell'angolo. Tacco adesso questa colorazione e ripeto la stessa operazione con il verde. In un secondo momento nascondiamo le code in eccesso e se prima mi era agganciata nel secondo punto dei 3, adesso mi aggancio nel terzo dei 3 proprio subito dopo. Allora faccio un cappio per comodità, lo tiro fuori e faccio 60 catenelle di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 58, 59, 60ª catenella. Vado sulla parte opposta, nella catenella che avevo saltato prima. Qui c'è il punto bassissimo, ma io vado sul dietro, prendo il filo e chiudo punto bassissimo. Devo passare nel punto che avevo lasciato tra una catena e l'altra. Vado direttamente lì facendo un punto bassissimo nel punto che ho, poi entro nello stesso punto dove già avevo lavorato le catenelle e insomma mi porto nella catenella libera. Qui faccio un punto bassissimo e ricomincio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60ª catenella. Vado dall'altra parte esattamente nella catenella saltata prima, che praticamente è questa. Entro, prendo il filo, l'aiuta e chiudo punto bassissimo. Per andare nel punto basso libero, intanto passo dal punto bassissimo dove ci sono le catenelle, proprio come ho fatto dall'altra parte, poi vado nel punto libero, chiudo e da qui faccio partire le altre catenelle. Insomma, non farò altro
che fare questa lavorazione a zig zag. Vedrete che tra una catenella in blu ce ne sarà una in verde e così via, fino a ricoprire tutti quei punti che prima avevo lasciato liberi, fino a questo. Arrivati a questo punto taglieremo il filo, li andremo a nascondere e poi ci rivediamo per ultimare il nostro manico. Guardate qui che effetto straordinario, volendo lo si può pure lasciare così, ma io farò un altro step per rifinirlo ulteriormente. Allora, più o meno le catenelle misurano in maniera così grossolana 40 cm. Tenete conto che il manico parte da qui, siamo a 57 cm su per giù, considerate che comunque con il peso poi un po' va sempre più in basso. Dunque ho congiunto le due estremità per lavorare in maniera più comoda. Metto il manico in questo modo, in maniera davvero casuale, riprendo l'aiuta in blu, vado a fare un cappio e cerco di fermare il tutto con dei punti bassi per adesso, quindi lavoro attorno al manico per un po' di giri, pensavo a 9 cm, non so, adesso vediamo, non preoccupatevi per questa zona, dopo la sistemo meglio con le mani. Intanto proprio avvolgo e lavoro dei punti bassi. Dunque ho fatto esattamente 20 punti bassi, adesso apro un po' e sistemo con le mani in questo modo. Ora stacco un bel po' di filo, non so quanto, ne stacco un bel po' perché vado a rinforzare il tutto. Io vado a fare una catenella per fermare i 20 punti bassi e faccio uscire fuori il filo, che lascerei benissimo in doppio, così lo lascio in due, quindi non ho fatto uscire il filo dalla catenella. Giro il manico all'interno in questo modo e voilà, e realizzo questa sorta di non so come chiamarla, comunque ho arrotolato su se stesso il manico. Vado a prendere un ago con il filo in doppio e vado a ripassare il tutto, passo attraverso e rinforzo ulteriormente. Qui cerco di essere un po' precisa e passo attraverso il primo punto basso. Poi ripasso all'interno e passo attraverso il secondo punto basso. Insomma, faccio questa operazione finché non lavoro tutti i 20 punti bassi. Ho terminato il manico. Allora, se c'è qualche catenella che è un po' larghina, per esempio nel mio caso soltanto queste due sono un po' larghine, cosa faccio? Prendo un ago e cerco di portarmi un po' di eccesso all'interno di questo cordoncino che ho creato, così stringo un po', quindi piano piano lo tiro, piano piano, mi raccomando, avete visto? Ok, faccio lo stesso con quest'altro. Mi piace molto questo manico, almeno vediamo qualcosa di diverso, no? È fatto pure all'uncinetto in maniera semplicissima. Guardate, tiro, lo rientro un po', ecco qua, quindi adottate anche voi questo piccolo trucchetto, perfetto, per sistemare per bene questo arrotolamento, ecco, chiamiamolo così. Poi ovviamente qui dobbiamo andare a sistemare con le nostre manine la situazione. Avete visto, non è affatto difficile. Poi con le mani vado a sistemare il cordoncino che avevo realizzato. Questa passata con ago e filo rinforza di gran lunga il tutto. Io ancora ho l'ago con l'aiuta. Sicuramente ho tagliato un po' di juta in eccesso, ma non fa nulla. Dunque vado a fare un cappio proprio inserendomi nel punto basso, e se vogliamo possiamo anche arrotolare in questo modo il filo sopra i punti bassi, come se stessimo cucendo, per definire anche questa zona qui, visto che un po' i punti bassi sono imprecisi.
quindi piano piano, e nel frattempo praticamente blocco l'aiuta. Sicuramente questo manico sarà indistruttibile perché con tutto questo rinforzo è pure vero che non è che dobbiamo mettere all'interno attrezzi da lavoro, però ok, possiamo portare anche un po' di filo all'interno in questo modo e tagliare via l'eccesso. Non mi rimane adesso che andare a nascondere questi fili in eccesso e poi ci vediamo, così vi do le dimensioni e quant'altro. Bene amiche ed amici, questo qui è il risultato, che dire, per me è spettacolare, mi piace troppo, cioè il manico mi piace tanto tanto tanto, non credevo che sarei riuscita ad ottenere insomma questo risultato, perché comunque è venuta così, non so perché, mi sa molto di estate. Dunque avete visto, il progetto è molto particolare di per sé, sia per la lavorazione del corpo della borsa, abbiamo visto un altro tipo di tecnica, abbiamo visto che comunque è possibile farlo anche lavorando il punto chevron, che sì, può sembrare un punto particolare, esistono tanti tipi di punto chevron, punto zig zag, insomma ognuno lo chiama a suo modo, ma basta che seguite passo passo il tutorial, riuscirete a eseguire questo punto perfettamente, ma anche il progetto stesso. Tra l'altro una cosa fantastica è quella che non si notano per niente le cuciture, che dire, non ho parole, ecco, sono molto contenta del mio progetto. Dunque abbiamo una borsa che misura 26 cm e mezzo, quasi 27, per un'altezza, per adesso non calcolo il manico, da 36 cm e mezzo, con il manico invece siamo a 47 cm e mezzo, quindi abbiamo 10 cm di altezza qui. Volendo potreste aggiungere una chiusura magnetica proprio qui e volendo potreste foderare. Per foderare il progetto potete seguire lo stesso passaggio che vi ho mostrato l'altro giorno per la borsa Margherita. Tralasciate questa zona qui e prendete come riferimento questa altezza per questa larghezza ed il gioco è fatto. Non vi suggerisco di irrigidirla, sì, il progetto è morbido, ma sarà un mio gusto personale, ma stiamo parlando di un progetto super estivo in Utah. Difficilmente vediamo la Utah irrigidita perché secondo me va a perdersi proprio la particolarità del filato. Foderarla sì, ma direi irrigidirla no. Poi ovviamente seguite i vostri gusti, io posso darvi soltanto dei consigli. Dall'altra parte si presenta esattamente in questo modo, sia da una parte che dall'altra parte abbiamo la stessa lavorazione. Se avete notato, da una parte abbiamo lo zig zag verso sinistra, mentre dall'altra parte no. Lo stesso vale per la parte frontale o retro. Volendo potreste cucire questa zona qui proprio come abbiamo fatto dall'altra parte, però sappiate che avrete un'apertura meno ampia, ragion per cui io lascerò il progetto esattamente in questo modo. Un'altra cosa che volevo aggiungere, se qualche catenella vi sembrerà un po' irregolare, state tranquilli perché poi col peso della borsa, con gli oggetti che metterete all'interno, è normale che le catenelle si distenderanno da sole. Infatti se io tengo un attimino qui per non rovinare la lavorazione altrimenti impazzisco, ci tengo molto, se io tendo a tirare e quindi a simulare una borsa piena, no? Guardate come le catenelle si stirano da sole. Sì, potete adottare quella tecnica tirando qualche catenella all'interno di questo cordoncino realizzato, ma se ancora qualche catenella è un po' più larga di altre, state tranquille perché col tempo questa cosa si toglierà da sola. E niente, spero che anche questo progetto vi piaccia. Fatemelo sapere con un commento, ovviamente voglio sapere cosa ne pensate. E questo è ciò che mi rimane dalle due rocche di Utah. Volendo, secondo me potrei realizzarci un'altra borsa dello stesso modello o comunque un'altra borsa delle stesse dimensioni. Amiche ed amici, rieccoci qui, progetto terminato. Io spero che la borsa vi sia piaciuta, che abbiate apprezzato la tecnica utilizzata non solo per il corpo della borsa ma anche per il favoloso manico, io la adoro. Poi con l'outfit che ho scelto oggi ci sta davvero una meraviglia. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel pollice all'insù di supporto. Vi ricordo che per reperire le rocche di Utah Soft potete andare sullo shop borgodepazzi.com e approfittare del meno 15% solo per oggi, solo per la Utah Soft appunto. Basta inserire al checkout il codice sconto Utah Soft 15, ve lo lascio qui sotto al video e anche come primo commento in evidenza. Vi ricordo anche che se superate gli euro 50 riceverete la spedizione gratuita. Come sempre vi ringrazio per
per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento a lunedì, mi raccomando una chicca fantastica per voi, non potete assolutamente mancare, per cui iscriviti e attiva la campanellina per non perderti il prossimo progetto. Seguimi anche sui miei social, Facebook ed Instagram per non perderti i vari retroscena. Anzi, ci vediamo direttamente lì. Alla prossima, un bacino a tutti!